Buongiorno amici, ci siamo tutti quanti svegliati, qualcuno è ancora al cesso, sono le 6:15 del mattino, questa è una, scusatemi, una cabina per 4 persone e una cella, esatto, grazie, Roberto ha detto bene, è una cella, una cosa assurda. Comunque, oggi sbarcheremo in Sardegna, andremo a fare il primo giro della Sardegna. Saremo sulla parte della costa nord per poi arrivare a Tula dove c'è l'agriturismo. Comunque ragazzi, la giornata è favorevole, si spera una condizione meteo ottimale e noi ci vediamo durante il viaggio e durante le visite della Sardegna. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo! Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, questa è la situazione che c'è all'interno della nave, tantissime moto, vi faccio vedere, tutte pronte per uscire. Non voglio esagerare, ci saranno almeno 250-300 moto solo su questo livello, solo su questo ponte. Ragazzi, noi ci prepariamo perché dobbiamo uscire. Ciao ragazzi, ci vediamo poi di là in Sardegna. Siamo arrivati in Sardegna. Bene, come vedete davanti a me ci sono tutti gli altri ragazzi, gli altri winger e adesso come direzione andiamo ad Arzachena. Lì vicino c'è una delle tante tombe dei giganti e l'andremo a visitare, così almeno iniziamo il nostro tour con una bella cultura sarda. Stiamo per arrivare a una delle tombe dei giganti, infatti zona archeologica, tombe giganti, Koduechu, Nuraghe, siamo arrivati. E allora siamo qui, andiamo a parcheggiare le moto e facciamo quello che c'è da fare. Siamo in una località molto suggestiva e particolare. Siamo a ridosso di una delle tombe dei giganti che popolano la Sardegna. Infatti in questa isola, cioè la Sardegna, sono numerose le presenze di questi siti particolari. Noi ci troviamo presso la tomba dei giganti di Koduvechu, che significa collina vecchia, situata nell'entroterra gallurese a circa 10 km dal golfo di Arzachena. Le tombe dei giganti sono grandi sepolcri collettivi risalenti all'epoca nuragica. Durante l'età del bronzo si diffondono in tutta la Sardegna. Se ne conoscono al momento circa 800 di diverse tipologie costruttive, ma il loro numero deve essere molto maggiore. Il termine tomba dei giganti è il nome popolare con cui si indicavano tali strutture per via delle loro grandi dimensioni. Si caratterizzano infatti per un lungo corridoio sepolcrale dove venivano sepolti i defunti e da una facciata semicircolare, che vi faccio vedere, denominata esedra, che delimita uno spazio cultuale dove la comunità svolgeva dei rituali in onore dei propri antenati. Koduvechu è uno dei monumenti più suggestivi della Sardegna nuragica, costruita col granito locale, orientato lungo l'asse est-ovest, con l'ingresso
a est, è il prodotto della ristrutturazione di una più antica tomba a galleria o alle couverte. La sepoltura a galleria lunga circa 10 metri e mezzo e con una larghezza che varia dai 3,5 metri ai 4 metri, comprende un corridoio funerario rettangolare lungo 9 metri e largo tra il metro e il 1,10 m. Per visitare il sito ci sono degli orari prestabiliti con dei giorni prestabiliti. Vi consiglio di consultare il sito www.gesegoarzachena.it. Bene ragazzi, questo è tutto, ci vediamo al prossimo monumento. Ciao ciao! Davanti a noi c'è Santa Teresa di Gallura e adesso andiamo verso il lungomare e andiamo a vedere questa bellissima località sarda. Per fortuna il tempo sta reggendo, va benissimo. Da Santa Teresa ci sono gli imbarchi per andare in Corsica. Sì, perché è la parte nord della Sardegna e quindi è molto più conveniente andare in Corsica da qui. Stiamo arrivando al centro di Santa Teresa di Gallura. Bella. E questa è la torre che c'è a Santa Teresa di Gallura. Ciao ragazzi, e siamo arrivati a Santa Teresa di Gallura. Alle mie spalle c'è la Corsica e quella che vedete con le rocce bianche è San Bonifacio, dove le navi attraccano per chi vuole andare poi a vedere la Corsica. E questa torre che voi vedete è la torre di Longonsardo, che si trova appunto a nord della Sardegna, qui a Santa Teresa di Gallura, dove si può ammirare uno stupendo panorama. Alle mie spalle potete vedere la torre posta a protezione del porto fin dal 1556, dove che fu insediato un presidio di vigilanza, ma già dopo pochi anni emerse la necessità di renderlo più efficiente attraverso la costruzione di una solida struttura in grado di rispondere meglio agli attacchi provenienti dal mare. I lavori del nuovo edificio furono probabilmente avviati intorno al 1577 e furono certamente conclusi entro il 1599. La torre rientrava nel sistema difensivo voluto dal re Filippo II di Spagna, allo scopo di proteggere la costa sarda dai saccheggi dei Saraceni e dei Berberi che giungevano dal Nord Africa. Nei decenni successivi l'edificio fu risistemato in varie occasioni finché nel 1777 fu ristrutturato completamente e nel 1791 fu rinforzato per volere dei Savoia, che si sono impadroniti dell'isola nel 1720. Nel corso degli ultimi lavori di adeguamento alla base della torre fu addossato un rivellino, che è una sorta di protezione della porta, mentre sulla terrazza fu aggiunta una garitta di vedetta. Inoltre nella piazza d'armi fu realizzata una mezzaluna in grado di ospitare la guarnigione. Nel giugno del 1802, nel corso dell'insurrezione antisabauda volta a costituire una repubblica sardo-corsa, l'edificio fu espugnato dai ribelli capitanati dal prete Francesco Sanna Corda. Dopo breve tempo le truppe savoiarde contrattaccarono e durante gli aspri scontri travolsero il sacerdote, che morì ai piedi della torre al termine della battaglia. L'esercito regio si reimpadronì dell'edificio e tutti i rivoltosi furono condannati a morte. Negli anni successivi la struttura fu riparata in alcune occasioni, finché non fu dismessa nel 1846 in seguito alla soppressione della Reale Amministrazione delle Torri. L'edificio cadde sempre più nel degrado, tanto che intorno al 1930 le garitte crollarono al suolo, purtroppo.
Nel corso della seconda guerra mondiale la torre fu parzialmente riparata per ospitare un reparto di paracadutisti Folgore e fu dotata di una nuova scala d'accesso. In seguito l'edificio e l'area circostante furono integralmente recuperati allo scopo di renderli visitabili al pubblico. Nel corso dei lavori fu rinvenuta l'antica cisterna per la raccolta dell'acqua. La torre troncoconica si sviluppa su una base circolare del diametro di circa 19 metri, interamente realizzata in granito. La struttura, alta 11 metri, presenta un unico ingresso posto a circa 6 metri di altezza, raggiungibile attraverso quella scala metallica che voi vedete alle mie spalle, aggiunta durante la seconda guerra mondiale per sostituire le antiche scale a pioli di corda. All'interno si accede a un'ampia sala a pianta circolare del diametro di 10 metri. L'ambiente è illuminato da una monofora a nord-est e coperto da una volta a cupola retta da un pilastro centrale. Accoglie accanto al muro a sud-est una vasca scavata nella pietra. Al di sotto si trova la cisterna destinata a raccogliere l'acqua piovana, mentre in sommità, raggiungibile dall'interno attraverso una scala a chiocciola, è posto un terrazzo su cui in origine erano collocati 2 cannoni. Da quest'ultimo, attraverso una serie di feritoie, si domina il panorama circostante. Intorno alla torre, a nord, rimangono alcune tracce delle mura del rivellino settecentesco, mentre non si conservano purtroppo i resti della coeva Mezzaluna. Bene, so che è un video pippone, però ci tenevo a farvi conoscere questa bellissima torre. Adesso siamo in direzione Costa Paradiso, chiamata così per la sua bellezza, al punto che qualcuno ha detto che questa costa è l'Eden impersonato in questa costa. Non l'ho mai vista e non vedo l'ora di vederla dal vivo. Siamo arrivati anche in Costa Paradiso, abbiamo lasciato Santa Teresa di Gallura, quindi la torre Longonsarda, per arrivare in questo luogo meraviglioso che è la Costa Paradiso. E adesso, ragazzi, ho capito il perché si chiama Costa Paradiso, perché è un posto meraviglioso, paradisiaco. Addirittura qualcuno aveva paragonato questo luogo come, diciamo, la sede dell'Eden. Vi faccio vedere dove ci troviamo. Sì, alle mie spalle c'è Roberto, ma Roberto non fa parte della Costa Paradiso, è soltanto, diciamo, un suppellettile. Mi giro, ci sono tutti gli altri ragazzi, guardate che spettacolo. Ecco, c'è il buon Gianluca. Per 2 giorni da vedere. Ecco, guardate, faccio un 360, così vedete. Vi faccio vedere anche l'acqua è trasparente, è meravigliosa. Ragazzi, guardate, speriamo che non mi caschi la telecamera, guardate, è bellissima. Se siamo scesi bisogna anche risalire. Bello, bello, bello. Mi dispiace soltanto di non aver portato con me in questo momento, ma ce l'ho in moto, il costume, altrimenti un bel bagnetto ci stava. Ciao ragazzi, continuiamo il nostro viaggio. Lasciamo la Costa Paradiso per andare
verso il ristorante andiamo a mangiare. Non mi ricordo la località, ma mi hanno detto che è un locale molto bello dove si mangia bene, e allora finalmente pausa pranzo. Ragazzi, siamo arrivati a Trinità d'Agulto e nella fattispecie siamo nella trattoria da Paolino e andiamo a vedere se questa trattoria è una trattoria adatta per i biker. Siamo qui in Sardegna, d'Agulto, questo paese, Trinità d'Agulto, si trova in provincia di Sassari, a pochi chilometri dalla Costa Paradiso. Siamo arrivati all'agriturismo Pedrucaddu, siamo a Tula, abbiamo già parcheggiato le nostre moto, adesso le scarichiamo, prendiamo possesso delle nostre camere, ci andiamo a rilassare un attimo, ci facciamo una bella doccia e poi stasera alle 8 facciamo giustamente la cena. Bene ragazzi, la giornata di oggi si è conclusa, ci siamo divertiti, siamo stanchi anche perché il viaggio in nave ci ha un po' sfiancati, però la giornata di oggi in moto è stata veramente bellissima. Agostino ci ha fatto vedere dei posti meravigliosi. Bene, detto ciò, vedo qua alle mie spalle il buon Marino che come al solito fuma, già qualcuno sta scaricando le moto, i ragazzi cominciano a prendere possesso delle camere, altro dirvi? Nulla. Ragazzi, ciao e ci vediamo domani, sì, ci vediamo domani e forse facciamo anche un saluto prima di andare a letto. Ah, qui alle mie spalle c'è anche Elena che è la titolare dell'agriturismo Pedrucaddu, sempre qui a Tula. Poi faremo anche la recensione del ristorante come al solito per inserirla all'interno del mio blog. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo.